I primi anni 60 in Italia sono un periodo cruciale nella storia del bel paese, simbolo del boom economico ma segnato anche da forti tensioni politiche con a capo il governo Tambroni. Il 1960 fu l'anno delle Olimpiadi di Roma, del trionfo sportivo azzurro e del film La dolce vita, manifesto di costume e modernità e che fotografa il cambiamento culturale di un'Italia che si trasforma da paese prevalentemente agricolo a industriale. La nazione cambia rapidamente con la produzione industriale che cresce la diffusione di beni di consumo come l'automobile e i primi elettrodomestici. Adriano Olivetti ed Enrico Mattei incarnano un modello industriale progressista, sebbene il loro modello si scontri con le resistenze conservatrici. Ancor prima di loro, Dino Lorato Tino, anni prima, ebbe una visione, quella di realizzare con le conoscenze e i mezzi dell'epoca la grande funivia dei ghiacciai, una tratta sospesa su fune in grado di collegare l'Italia con la Francia attraverso il Monte Bianco. Courmayeur e Chamonix in estate vedono migliaia di persone riversarsi nelle loro strade, tra le vetrine che sfoggiano il neonato benessere e la possibilità di salire in alto, molto in alto, lì dove per secoli usavano solo le aquile e dove adesso comodamente si può arrivare in quell'ambiente unico e straordinario chiamato Monte Bianco. Pilastri rocciosi, gugliaguzze che si innalzano nel cielo, ghiacciai che scendono a valle tormentati da crepacci e seracchi. La dolce vita arriva anche in alta montagna, tra una tazza di cioccolata calda e il dopo sci all'ultima moda. E poi ci sono 7 uomini, 3 italiani e 4 francesi, si conoscono per fama, sono alcuni tra i migliori alpinisti su piazza. Il Monte Bianco, confine naturale tra i due paesi, non riesce ad impedire che le voci e le storie viaggino tra una nazione e l'altra. Storie di grandi imprese e tentativi, storie di vie alpinistiche completate o che devono essere ancora completate. Quei 7 uomini si conoscono di fama, ma non avrebbero mai immaginato di ritrovarsi tutti insieme, faccia a faccia, in un minuscolo bivacco d'alta quota. Un bivacco, quello della Fourche, un minuscolo, essenziale riparo dalla furia degli elementi, incastonato ad oltre 3000 metri, dove l'isolamento è totale, dove non ci sono funivie che conducono direttamente e comodamente, lontano da quel brulicare di persone che affollano Courmayeur e Chamonix. Un piccolo nido d'aquila, il bivacco della Fourche, che riunisce 2 squadre e 7 uomini che invece la montagna vogliono scalarla con le loro mani. 2 squadre e 7 uomini che trasformano la competizione in collaborazione. L'obiettivo era lo stesso, un lungo pilastro sontuoso che si staglia nel cielo sul versante sud del Monte Bianco, quello che guarda verso l'Italia. Un pilastro roccioso e imponente, mai scalato prima, quello che passerà alla storia come il pilastro centrale del Fenei. Walter Bonatti in quel piccolo bivacco d'alta quota dove avvenne quell'inaspettato incontro lascia un messaggio, è il 10 luglio del 1961. Al bivacco troviamo i colleghi francesi Pierre Mazot, Pierre Colman, Antoine Vieille e Robert Gouillon. Discussione cordiale e costruttiva, decidiamo di collaborare tutti insieme, in sincero spirito cameratesco e alpinistico. Partiamo circa alle 24, tempo buono. In quel momento, appoggiata di nuovo la penna sul tavolo, Walter Bonatti non poteva rendersi conto che davanti a quella cordata che si era appena formata in quel bivacco aveva appena firmato un contratto con la morte. Pierre Mazot, nato a Lione, è il capocordata della squadra francese, ha in mente un obiettivo, il problema ancora risolto, il pilone centrale. Ha sentito da una voce, quelle voci che sanno circolare da un versante all'altro del Monte Bianco, che Walter Bonatti, il capocordata della squadra italiana, si trova in Perù per tentare una serie di prime salite, tra cui quella del Rondoi. Pierre Mazot sa benissimo, grazie a quelle voci, che Walter Bonatti ha già tentato con Andrea Oggioni quel pilastro, riuscendo a risalirlo solo per 200 metri, prima di dover abbandonare il tentativo a causa del maltempo. E Pierre Mazot sa benissimo che, appena tornato, Walter Bonatti ritenterà ancora. Anche Mazot fece un tentativo l'anno precedente, anche lui e il resto della squadra tornarono indietro a mani vuote. È una calda giornata di luglio quando Mazot decide di partire alla volta dell'Italia con la sua cordata. Mazot vuole essere il primo, cogliere l'attimo, giocare in anticipo, ma non sa che invece Walter Bonatti è tornato e che Walter Bonatti sa che i francesi sono pronti al tentativo. Bivacco della Fourche, quota 3674 metri, posizionato sull'omonimo colle, sulla cresta sud-est del Mont Maudit, un massiccio all'interno di un altro massiccio, quello del Bianco, costruito nel 1935 in ricordo di Corrado Alberico e Luigi Borgna, morti sotto una valanga nel 1934. Arrivano prima i francesi, poi gli italiani. Bastano pochi sguardi per capire e per capirsi. Pilone centrale, quello ancora inviolato,
quello che prima venne denominato bianco, ma che di bianco aveva poco, quello che non poteva essere chiamato rosso, perché un pilone rosso già c'era, quello del Bullard. Attaccammo subito la questione che ci stava più a cuore. Bonatti, uomo meraviglioso, dalla personalità affascinante, ci lasciò la precedenza. Abbandonammo il materiale, un centinaio di chiodi, 50 moschettoni e 30 cune di legno. Il resto del materiale viene lasciato al bivacco, ora che la cordata è di 7 persone e si può decidere di non portare tutto il materiale. Le 2 cordate partono presto e presto si ritrovano alla base del pilone. Il tempo è buono, come lo era nei giorni prima, come scrisse Bonatti nel libro del rifugio. Una delle regole non scritte nell'alpinismo dice che chi arriva prima poi procede in parete per primo. Non sapremo mai quanto a Bonatti pesò all'inizio rispettare questa regola. I francesi sono avanti, Bonatti e Andrea Oggioni li raggiungono presto, devono prima recuperare un vecchio zaino lasciato lì nei paraggi nel precedente tentativo. Andrea Oggioni nacque a Villasanta nel 1930 in provincia di Monza, uno di pianura come Bonatti. I suoi allineamenti richiamano a tradizioni popolari e il suo fisico raccolto sembra andare altrove e non sulle alte montagne, ma non bisogna lasciarsi ingannare. In quella statura raccolta Andrea Oggioni sa sprigionare un concentrato di autentica energia e sa bene cosa significa scalare una montagna. Prima dalle Grigne, che poteva vedere da Villasanta, salì spesso con Bonatti, alcune tra le vie più impegnative del Bianco, e non solo, c'era anche lui in Perù con Bonatti. E ha da poco comprato una moto, una Gilera fiammante. I 2 gruppi, diventati ora una cordata sola, metro dopo metro iniziano a progredire fino ad arrivare alla base di un pilastro granitico alto 140-150 metri. Una cuspide sommitale, ciò che restava prima di superare quel pilone centrale e raggiungere tramite cresta il vertice del Monte Bianco. I francesi la chiamano Chandelle, posizionata a quasi 4.500 metri. Manca poco. I primi 40 metri di quell'ultimo ostacolo vengono attrezzati, ma quel tempo buono che accompagnò i 7 prima dalla Fourche e poi sino alla Chandelle cambia improvvisamente. La notte si avvicina e i 7 sono costretti a ritirarsi, scendono alla base di quella ultima prominenza, la tempesta infuria, il vento impazza, incomincia a cadere neve ghiacciata, la temperatura si abbassa drasticamente e arriva l'elettricità. Come se il Monte Bianco avesse compreso, se le montagne fossero animate, che quei 7 ce la stavano facendo, che uno dei suoi ultimi angoli, ancora inviolati, presso non lo sarebbe più stato. Seduto su una staffa stavo piantando un chiodo, improvvisamente provai un acuto dolore alle mani, mentre delle fiammelle correvano lungo il martello. I moschettoni che portavo a tracolla si attaccavano alla pelle delle dita. Un brulicare di fiamme azzurre circonda i 7, intorno alle loro componenti metalliche. Colman viene colpito da una scarica più grande che gli ustiona una parte del viso, distruggendogli anche l'apparecchio acustico. Pierre Colman aveva problemi di udito. I 7 si riparano come possono nei loro devi da bivacco e martedì 11 luglio, per 3 lunghissime notti, bivaccheranno in parete ai piedi della Chandelle, in totale balia degli eventi. Sarebbero potuti scendere subito. Questo è uno dei tanti quesiti che hanno accompagnato per decenni Frenay 1961, perché Frenay 1961 non è solo la storia di 2 cordate che si uniscono e tentano di realizzare una via alpinistica ancora inviolata, ma molto di più. Frenay è un insieme di voci e di storie, di bivacchi e di corde, di rifugi e soccorsi, di giornalisti e accusatori, di invidie e rancori. Una vera pagina nera nella storia dell'alpinismo che attirò l'attenzione del pubblico, che diventò partecipe per la prima volta, come mai sino ad allora, ai suoi rischi mortali. I media seguivano lo svolgersi degli eventi per la prima volta in diretta, seguivano controversie, alcune peraltro mai risolte dopo oltre 70 anni, responsabilità degli alpinisti, azioni dei soccorritori. Se questa prima parte si atterrà all'aspetto più cronologico, la seconda cercherà di ascoltare meglio quelle voci che rimbalzavano senza volto tra il ghiacciaio del Frenay e il colle dell'Innominata, di accendere quella luce che rimase spenta al rifugio Gamba, di dare un senso a quella corda rimasta sul lato sbagliato e di capire se quelle lacrime di chi trasportò sulle spalle il cadavere del proprio amico potevano essere evitate. I 7 alpinisti, dopo oltre 72 ore in parete, decidono di scendere. La tempesta non si placa. Una bisaglia di bel tempo aveva dato loro l'illusione di poterlo fare nei giorni precedenti, la mattina del 12, ma il maltempo li ricacciò subito dentro ai loro teli da bivacco. Passano quei giorni chiusi con l'aria che sotto quei teli non filtra, urinano nei caschi. I viveri ormai sono finiti, così come l'acqua da bere. L'esposizione prolungata all'alta quota è ormai impossibile da tollerare.
Colmano è sempre più provato dall'incidente subito. Oggioni incomincia a vacillare. Parlano di come quella tempesta che li avvolge finirà presto. Il pensiero di poterne uscire gli solleva il morale. Walter Bonatti alle 3:30 di notte prende in mano le sorti di tutti e guida la discesa disperata. Ogni alpinista che affronta le più severe condizioni di isolamento sa, in caso di bisogno, quale sia il versante più adatto quando i piani originali sfumano per portarsi in salvo. Bonatti vuole scendere passando dai Roschergruber, scendendo poi il ghiacciaio del Fenei e risalire poi verso il canale dell'Innominata che sfocia sull'omonima cresta per poi raggiungere più in basso la Capanna Gamba, un luogo dove ripararsi, riprendersi, scacciare l'ipotermia che tenta di impadronirsi disperatamente dei loro corpi. I Roschergruber, le rocce di Gruber, sono un passaggio scomposto, spesso instabile. Ghiacciaio significa freddo, ma anche crepacci, e ogni canale comporta il fatto, in quanto tale, di doverlo risalire. Rifugi come il Gamba più in basso a 2850 metri o come il Lampognani situato più a ovest in linea d'aria con la base del pilone centrale. Posizionato a 3860 metri nei pressi del Pic Eccles. Lì arrivarono i soccorsi che nel mentre vennero allertati. Siamo nel 1960, ancora non ci sono i moderni satellitari e gli elicotteri ancora non sono in grado di compiere le oderne manovre e poi il maltempo imperversava ancora, senza sosta. Nessuno dei 7 avrebbe pensato che durasse così a lungo, nessuno dei 7 voleva dare l'idea lì in parete di abbandonare la questione, pilone centrale. Se scendi e il giorno dopo esce il sole, l'altra cordata sale e tu una volta sceso rischi con molta probabilità di non essere più il primo a fermare quella via. Soccorsi, quelli che iniziarono a mobilitarsi quando Gigi Panei e Tassotti, giunti al bivacco della Fourche, non avendo più notizie dei 3 italiani, cercarono di reperire. Lessero il messaggio d'un libro del rifugio e capirono presto che quella inedita cordata si era cacciata in quell'inferno di ghiaccio che si scatenò sul Monte Bianco. Soccorsi, ma anche voci, ancora voci, che fecero in modo, attraverso una telefonata anonima, di avvisare la moglie di Galliani: tuo marito è al pilone centrale del Fenei, allerta i soccorsi. Gallieni è il cliente di Bonatti, ma anche in questo caso non bisogna farsi ingannare dalle apparenze. Gallieni è uno che sa di alta montagna, che conosce il bianco e che non è la prima volta che si lega in cordata, seppur da cliente con Bonatti. Nato a Milano, di pianura, persino di città, borghese, viaggiava in Alfa Romeo e trattava la montagna come un amante, una fuga d'amore lontana dalle voci, quelle voci che non sarebbero dovute circolare sul tentativo della cordata, meglio che nessuno sappia nulla. Solo pochi intimi. Nella notte scendono altri 60 centimetri di neve, che in alcuni tratti è alta quanto un uomo stesso. I 7 provano a individuare la via con Bonatti in testa, l'unico ancora in grado di ragionare lucidamente. Dal colle di Preterie si dirigono verso il Roschergruber, sono un'unica cordata, la stessa che voleva salire, la stessa che ora tenta disperatamente di salvarsi. I pendii sono carichi di neve per le abbondanti nevicate, gli alpinisti arrancano, esausti, sfiniti. Tra di loro Vieille è quello più grave, i compagni devono letteralmente trascinarlo per farlo progredire, ma il giovane francese non ce la fa più e muore di sfinimento. Lo shock enorme e le speranze di salvezza sembrano affievolirsi sempre di più, passo dopo passo. Arrivati quasi alla fine delle rocce, alcune voci sembrano riecheggiare in lontananza, avvolte dalla nebbia. I soccorsi sembrano materializzarsi, ma quelle voci si perdono in quel clima surreale e drammatico che avvolge ora i rimasti 6 alpinisti. Di chi sono quelle voci se i soccorsi si sono diretti verso il bivacco Lampugnani? In questi stessi giorni un'altra tragedia rischiò di consumarsi sul bianco, obiettivi diversi, cordate diverse, attori differenti di cui si parlerà nel secondo episodio, perché quelle voci, direttamente o meno, sarebbero potute essere decisive, soprattutto se ascoltate. Superati i Roschergruber, il gruppo confluisce nel ghiacciaio del Fenei, da lì occorre risalire il canale dell'Innominata, continuare sulla cresta e scendere sino alla Capanna Gamba. Bonatti e Gallieni vanno avanti, vogliono guadagnare tempo prezioso per attrezzare il canale e rendere più veloce l'ascesa da quel tratto. Il versante nord in quelle condizioni climatiche, a detta di Bonatti, in libera sarebbe impossibile, basterebbe una corda fissata in alto che penda dal versante giusto. Gli altri restano indietro, Oggioni è sempre più provato, la sua generosità di caricarsi in spalla gran parte del materiale presenta il conto, Colmano a metà del viso bruciato da 3 giorni. Quando la cordata si finisce in prossimità dell'Innominata, alla base del canalino, Robert Guillaume non c'è più, sparito, inghiottito da uno dei crepacci sparsi sul ghiacciaio del Fenei.
Di 7 ne restano da 5. Il caos avvolge tutto e tutti come una densa cortina fumosa. La morte sembra ormai aver preso sotto braccio chiunque, tirando il malcapitato di turno dalla sua parte in qualsiasi momento. Bonatti prende in mano la situazione e decide di andare con Gallieni al rifugio Gamba. Alla fine metto in atto l'estrema e unica soluzione: dividerci dai compagni e Gallieni per poterci calare rapidamente laddove con certezza stanno i soccorritori, ossia nella vicina capanna Gamba. Walter Bonatti non sbaglia. Soccorsi. I soccorsi sono sicuramente il rifugio Gamba, perché è il più basso, il più logico, quello più facilmente accessibile, punto ideale di partenza ma anche di ripiego. Sì, i soccorsi sono al rifugio Gamba e ci sono molti soccorritori. Bonatti, risalendo infine il canale, trova una corda ma che pende dal lato sbagliato, quello più facile, quello che guarda a sud. Immagina che siano stati i soccorritori a commettere quell'errore. Il versante dell'Innominata, che sfocia sul Frenei, rende la risalita dal colle molto più complesso, ma quello opposto, se abbastanza esperti, può essere addirittura ridisceso senza. Colman decide di salire anche lui, non vuole aspettare, ma 4 giorni in balia degli elementi, metà del viso ustionato, la perdita dei suoi compagni lo portano alla pazzia. Aggredisce Gallieni, convinto che quest'ultimo voglia colpirlo dopo essersi messo le mani nelle tasche per ripararle dal freddo. I due italiani faticano non poco per tenerlo a bada e lo allontanano in preda alla sua pazzia. È notte fonda ormai in un affollato rifugio Gamba, eppure nessuno ha pensato di mettere una luce fuori, dare un segnale visivo. Ci sono i francesi ma anche gli inglesi e poi le guide di Courmayeur, quelle del posto, e arrivano anche i ragni di Lecco. Si discute, si fa la voce grossa, ci si stringe per trovare spazio, qualcuno irrompe all'interno, qualcuno punta il dito, sappiamo quello che facciamo, lasciateci lavorare, viene detto. Ma nessuno pensa di mettere all'esterno una luce e intanto fuori nevica. 2 ombre appaiono muoversi dalla finestra della capanna Gamba. Sono le 2 di notte, chi può essere a quest'ora? Bonatti apre la porta, entra nel rifugio, assapora finalmente il calore che questi emana grazie a tutte quelle persone che al suo interno stanno dormendo. I dispersi avevano finalmente trovato gli uomini che erano andati a cercarli. Pierre Masot e Oggioni restano assicurati sul canale in attesa che gli altri tornino. Oggioni è sfinito e Bonatti lo guarda un'ultima volta prima di raggiungere il rifugio. Il compagno di cordata, l'amico nella vita. Un nodo ghiacciato blocca la corda di Oggioni, l'uomo piccolo ma incredibilmente forte. Racconta a Masot della sua motogilera fiammante e di averla lasciata a Portofino, e poi quell'uomo così forte si arrende e chiude gli occhi per sempre. Nel mentre i giornalisti si accalcano a valle come i soccorritori in quel rifugio, vogliono sapere cosa è successo, hanno fame di notizie, di scoop, hanno anche gli assegni pronti. Chi è ancora vivo? Cosa è successo? Ma Bonatti ce l'ha fatta? Da rifugio Gamba partono i soccorsi, questa volta a colpo sicuro. Il corpo di Pierre Colman viene ritrovato per primo, solo Masot tornerà vivo e una volta arrivato al Gamba, quello affollato e senza la luce fuori abbraccia Bonatti davanti a tutti e lo ringrazia per avergli salvato la vita. Dino Piazza, dei Ragni di Lecco, prende in braccio il corpo senza vita di Andrea Oggioni, l'amico di una vita, lo trasporterà lui e lui soltanto, minacciando chiunque si avvicini a quel corpo esanime ma ancora caldo. Partirono in 7 da quel bivacco della Foce, in 4 non fecero più ritorno.